Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porteremo in un itinerario di 3 giorni alla scoperta di Praga. Abbiamo diviso questo video in 3 parti, una per ogni zona della città. Inizieremo con la città vecchia, per poi passare alla città piccola, Malastrana, e infine la città nuova. L'orologio astronomico è un monumento scientifico che risale al periodo medievale, ma ancora preciso e funzionante. La componente più antica è il meccanismo del quadrante astronomico, mentre le varie parti sono state poi aggiunte nel corso del tempo. Il suo meccanismo è alquanto complesso e ogni elemento che lo caratterizza è intriso di simbologie e mistero. Questa è la chiesa di Santa Maria di Tin, la chiesa più grande e importante della città vecchia di Praga, sicuramente ne costituisce il cuore spirituale. È un edificio imponente e maestoso, ma è chiuso tra un gruppetto di case, alcune proprio ne oscurano la facciata e infatti per questa ragione è visibile addirittura meglio da una considerevole distanza rispetto alla prossimità. Fiabesche decisamente gotiche nello stile, le 2 torri campanarie sono famose per avere dimensioni diverse. Questa differenza è tipica dell'arte gotica, ma anche una rappresentazione metaforica della bellezza femminile e maschile. A Praga si trovano 2 chiese di San Nicola, una qui nella città vecchia e una nel quartiere di Malastrana, però tra le 2 è quella in Malastrana la più grande. All'interno si trova un lampadario di 1400 kg a forma di corona di zar con al centro una croce di cristallo che fu regalata da parte dello zar Nicola II di Russia alla chiesa. Siamo nel quartiere ebraico, questa è la sinagoga Meisel, fatta costruire nel 1500 dal sindaco dell'ex quartiere ebraico che durante il Rinascimento si occupò di un'estesa ricostruzione dell'ex ghetto ebraico. La sinagoga fu poi vittima di un incendio nel 1600 e quindi ricostruita in stile barocco e successivamente nel Novecento ricostruita in stile neogotico. Attualmente qui non si svolgono più funzioni, ma se ne occupa il Museo Ebraico, per cui se volete visitarla dovete prendere il biglietto del Museo Ebraico che comunque dà l'accesso anche a diverse sinagoghe all'interno della città. Siamo all'ingresso della città vecchia, questa è la Porta delle Polveri. Da qui partiva la processione del re verso il castello di Praga il giorno della sua incoronazione. L'edificio fu costruito tra il 1400 e il 1500, ma dal XVIII secolo è utilizzato come deposito di polvere da sparo, da qui viene il nome. Oggi invece ospita una mostra sulla corte reale e sulle torri che costellavano le mura di Praga quando erano presenti, ma la maggior parte dei turisti è più che altro attratta dalla terrazza panoramica. Infatti la torre è alta 65 metri e al 44esimo piano si trova la terrazza, appunto.
Il Ponte Carlo, storico ponte di pietra sulla Moldava, collega la città vecchia a Malastrana. Lungo più di 500 metri, fu fatto costruire da Carlo IV tra il 1300 e il 1400. Successivamente, per volere di gesuiti, sui suoi lati vennero sistemate 30 statue barocche dei santi, ma quelle attuali sono delle copie delle originali. Le due estremità del ponte furono fortificate attraverso la costruzione di 2 torri. La cattedrale di San Vito è la più grande e importante chiesa di Praga. Qui vennero incoronati re e regine di Boemia. Secondo la leggenda, qui vivevano alchimisti impegnati nella ricerca dell'elisir di eterna giovinezza o della pietra filosofale. L'opera di Kafka rivive in questa scultura di circa 40 tonnellate e 11 metri d'altezza, che ruota in perenne metamorfosi simboleggiando un io fragile e mutevole. La scultura è divisa in 42 sezioni regolari, di cui 38 ruotano in maniera indipendente collegate a un perno centrale. Siamo davanti alla Casa Danzante, nota anche come Fred e Ginger, dalla celebre coppia di ballerini Fred Astaire e Ginger Rogers. L'edificio più alto in pietra rappresenta il ballerino, mentre quello di vetro, che è appoggiato, ripiegato, è la ballerina. Questo edificio ospita la sede degli uffici nazionali olandesi, ma al suo interno si trovano anche una caffetteria, un hotel, un ristorante e una galleria d'arte. L'ingresso è gratuito, ad eccezione della galleria d'arte, per la quale va acquistato un biglietto.
La sinagoga del Giubileo, nota anche come sinagoga di Gerusalemme, è l'unica a non trovarsi all'interno del quartiere ebraico, infatti ci troviamo nella città nuova, vicino alla stazione ferroviaria. Un piccolo consiglio: in caso voleste visitarla anche all'interno, tenete presente che è chiusa di sabato e i giorni delle feste ebraiche. Eccoci in piazza San Venceslao, che in realtà è una piazza un po' anomala perché si tratta di un viale di 750 metri al termine del quale si trova il Museo Nazionale e davanti la statua equestre di San Venceslao. Vi ringraziamo per essere arrivati fin qui, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima, ciao!